Ciao a tutti e bentornati su Italian Podcast. Siamo felici di essere di nuovo qui con voi per un nuovo episodio quotidiano. Ciao a tutti! Oggi parliamo di un argomento che piace praticamente a chiunque, il cibo italiano e la nostra famosa dieta mediterranea. Sì, perché molti ascoltatori ci hanno chiesto di parlare della cucina italiana. E non solo dei piatti, ma anche delle abitudini, del modo in cui mangiamo ogni giorno. E credo sia un ottimo modo per imparare nuove parole, migliorare la comprensione e scoprire come funziona davvero la cultura italiana a tavola. Come sempre, vi ricordiamo di ascoltare prima solo l'audio, poi rallentare la velocità e se potete ripetete dopo di noi. Così migliorerete sempre di più. Bene, direi di cominciare. Entriamo nel cuore della dieta italiana e in tutto ciò che la rende così speciale. La prima cosa che dobbiamo dire, secondo me, è che la cucina italiana non è solo fatta di piatti famosi come la pasta o la pizza. È un insieme di abitudini quotidiane, di piccole scelte che facciamo ogni giorno. Il modo in cui facciamo la spesa, il tempo che dedichiamo a cucinare, la qualità degli ingredienti. Tutto questo fa parte della nostra dieta e spiega perché, anche quando mangiamo cose semplici, sono quasi sempre buone e bilanciate. Esatto, e forse è proprio questo che sorprende chi viene dall'estero. La nostra idea di mangiare bene non è collegata a piatti complicati, ma alla freschezza e alla semplicità. Per esempio, molte famiglie italiane preferiscono comprare frutta e verdura fresca ogni 2 o 3 giorni, piuttosto che fare una grande spesa settimanale. E poi c'è l'abitudine di cucinare a casa quasi tutti i giorni, anche se si ha poco tempo. È un modo per controllare cosa si mangia, per evitare troppi cibi pronti o troppo elaborati. Un aspetto fondamentale della cucina italiana, che spesso gli stranieri notano subito, è l'attenzione alla stagionalità. Cioè, il fatto che molti italiani scelgono cosa cucinare in base alla stagione. Non è soltanto una questione di gusto, anche se ovviamente un pomodoro estivo ha un sapore completamente diverso da un pomodoro d'inverno. È proprio un modo di pensare al cibo, seguire il ritmo naturale degli alimenti, accettare che alcune cose sono più buone in certi periodi dell'anno e non cercare sempre di mangiare tutto, in qualsiasi momento. È quasi una filosofia. E quando vivi così, senti davvero che il cibo diventa più semplice, ma più autentico. Sì, e questa cosa della stagionalità cambia proprio il modo in cui un italiano organizza la settimana. Per esempio, io so già che se è inverno probabilmente mangerò più zuppe, più verdure come cavolfiori, verze, finocchi. Invece d'estate mi viene naturale preparare insalate fresche, pomodori, mozzarelle, piatti che si mangiano a temperatura ambiente. Non è nemmeno una scelta ragionata, è un'abitudine che abbiamo fin da piccoli. Le nostre nonne ci hanno insegnato che ogni stagione ha i suoi sapori e che quando un ingrediente è al massimo non hai bisogno di complicarlo troppo. Basta un filo d'olio buono e diventa un piatto incredibile. E infatti è uno dei motivi per cui molti visitatori si innamorano della cucina italiana, perché è semplice da capire, ma impossibile da replicare se non hai ingredienti buoni. Quando parliamo di dieta mediterranea, parliamo proprio di questo equilibrio tra alimenti freschi, verdure quotidiane, cereali, olio extravergine, legumi e una quantità moderata di proteine. Non è una dieta rigida come quelle moderne, è più uno stile di vita. Un modo di mangiare che ti accompagna tutta la vita senza farti sentire limitato, perché include di tutto, ma nelle giuste proporzioni. E il bello è che questa dieta non nasce come una dieta nel senso moderno, cioè come un metodo per perdere peso. È semplicemente l'alimentazione naturale delle persone del Sud Italia, di tanti anni fa, quando si mangiava quello che offriva la terra e si cucinava in modo semplice, perché non c'erano tanti prodotti industriali o cibi pronti. Oggi, quando il mondo riscopre la dieta mediterranea come una delle più sane, in realtà sta riscoprendo un modo di vivere che noi abbiamo sempre avuto. Il cibo era energia, era condivisione, era famiglia. E credo che questa parte emotiva sia ancora una grande differenza rispetto a tante altre culture. Un'altra cosa che caratterizza molto la nostra dieta, e che secondo me è fondamentale per capirla davvero, è il fatto che in Italia si cucina tantissimo a casa. Nonostante i ritmi di lavoro, gli impegni e le giornate piene, la maggior parte delle famiglie preferisce preparare almeno un pasto al giorno con ingredienti freschi. Non per forza piatti elaborati o difficili, spesso sono ricette semplicissime, come pasta con le verdure, insalate, pesce alla piastra,
legumi. L'idea è che con pochi ingredienti buoni puoi fare un piatto sano e soddisfacente, senza passare ore ai fornelli. Sì, perché per noi il momento del pasto è importante. Non è solo mangiare qualcosa per non avere fame. È una pausa, un piccolo rituale quotidiano. Anche quando si mangia da soli, almeno per me, è come un momento per rallentare. E poi c'è un'altra cosa. Molti italiani crescono in famiglie dove si impara a cucinare fin da piccoli. Guardi tua mamma, tua nonna, un parente, e poco alla volta impari trucchi semplici che ti restano per tutta la vita. E questo si vede tantissimo anche nelle porzioni. Le persone spesso pensano che gli italiani mangino enormi piatti di pasta ogni giorno, ma non è affatto così. Le porzioni sono più piccole di quanto si immagina e soprattutto sono bilanciate con tutto il resto del pasto. Un primo leggero, un contorno di verdure, magari un po' di frutta. È una combinazione che ti fa sentire soddisfatto senza appesantirti. Poi c'è il tema della varietà. In Italia si cambia spesso. Non mangiamo lo stesso piatto tutti i giorni. Un giorno pasta, un giorno riso, un giorno legumi, poi carne, poi pesce. Questo rende più facile mantenere una dieta equilibrata. Non è una regola rigida, è più un'abitudine che nasce dal fatto che molti alimenti sono facilmente disponibili e non costano troppo. E secondo me è anche per questo che la dieta italiana è considerata una delle più sane al mondo. Non c'è eccesso, non c'è restrizione. È tutto molto naturale, molto armonico. E poi c'è la cultura della convivialità, mangiare insieme, condividere, parlare. Il pasto diventa un momento sociale che ha un valore importante anche dal punto di vista emotivo. Esatto. Il cibo unisce. Secondo me, uno dei punti più interessanti, soprattutto per chi ci ascolta dall'estero, è la colazione italiana. Perché è davvero molto diversa da quella di tanti altri paesi. Molti restano sorpresi quando scoprono che la nostra colazione è spesso molto leggera. Un cappuccino, un caffè, una brioche, oppure pane tostato con marmellata. E basta. Non c'è quasi mai una colazione salata o molto abbondante. È un'abitudine che fa parte della nostra cultura, e per tanti è proprio un rituale del mattino. Quel momento in cui ti prendi qualche minuto per accendere la giornata. Sì, e questo spesso viene visto come strano da chi è abituato a colazioni grandi, con uova, bacon o piatti più sostanziosi. Ma per noi è normale iniziare così. E secondo me il motivo è che abbiamo una relazione particolare con il caffè. È come se il caffè fosse il vero protagonista della colazione. Non si tratta solo di bere qualcosa per svegliarsi, ma di un gesto familiare, quotidiano. Quel profumo che riempie la cucina, quel rumore della moka, o il bar sotto casa dove ti salutano per nome. È una piccola abitudine che ti dà un senso di stabilità. Poi c'è anche il fatto che in Italia si tende a mangiare di più a pranzo, quindi la colazione rimane leggera per natura. E questo rispecchia anche l'equilibrio della dieta mediterranea. Tanti piccoli momenti, distribuiti bene durante la giornata, invece di concentrare troppe calorie tutte insieme. Inoltre, una colazione leggera permette di avere energia stabile senza sentirsi troppo appesantiti. È un equilibrio che funziona, soprattutto se si lavora molte ore o ci si muove molto. Però è anche vero che negli ultimi anni la colazione sta cambiando un po'. Molte persone aggiungono yogurt, frutta fresca, fiocchi d'avena, cereali integrali, insomma, si cerca di renderla un po' più nutriente. Ma senza perdere la leggerezza, che è il tratto fondamentale della colazione italiana. E questa evoluzione, secondo me, è molto interessante, perché mantiene le tradizioni ma accoglie anche nuove idee, più moderne e più internazionali. Insomma, leggera, veloce, ma sempre con un buon caffè. Sì, senza caffè non si parte. Ok Anna, ora entriamo in un argomento che tutti pensano di conoscere, ma che in realtà capiscono solo a metà, la dieta mediterranea. Sembra una parola grande, quasi da esperti, ma in realtà è il modo più naturale e normale in cui abbiamo mangiato per generazioni. Esatto. E soprattutto non è una dieta nel senso di togli questo, pesa quello, soffri e mangia aria. È più uno stile di vita. È equilibrio, è varietà, è, diciamolo, piacere. E per far capire bene agli ascoltatori stranieri, la dieta mediterranea si basa su poche cose fondamentali. Olio extravergine d'oliva, protagonista assoluto. Verdure e frutta fresche ogni giorno. Cereali e pane possibilmente integrali.
Legumi, tanti e buoni. Pesce, più spesso della carne. Poca carne rossa, e quando c'è, di buona qualità. Un bicchiere di vino, ma solo durante i pasti e senza esagerare. E aggiungerei un altro ingrediente invisibile ma fondamentale: convivialità. Perché qui in Italia il cibo non è solo nutrizione, è ritrovo, famiglia, pausa, respiro. Noi mangiamo seduti, insieme, parlando. Questo fa parte della dieta mediterranea tanto quanto l'olio d'oliva. Esatto. E ti dico una cosa, spesso gli stranieri pensano che in Italia mangiamo pasta asciutta a colazione, pranzo e cena. Invece la dieta mediterranea è sorprendentemente varia. Per esempio, molti italiani mangiano pesce anche 2 o 3 volte a settimana, poi legumi, poi un piatto di pasta magari con verdure, non è sempre pasta al sugo. E in più le porzioni non sono gigantesche. Una cosa che chi viene da fuori nota subito è che le porzioni italiane sono più piccole rispetto a quelle di altri paesi, ma più ricche di gusto. E a proposito di gusto, tanta gente pensa che mangiare sano voglia dire mangiare triste. La dieta mediterranea dimostra il contrario. Assolutamente. Chi la segue non solo sta meglio, ma vive più a lungo. È stata studiata in tutto il mondo. Quelle famose blue zones, le zone dove la gente vive più degli altri, hanno qualcosa in comune, uno stile di vita simile alla nostra dieta mediterranea. Camminare spesso, tante verdure, pasti equilibrati, niente eccessi. E questo è bello da spiegare ai nostri ascoltatori. Quando diciamo dieta italiana non intendiamo solo pizza e lasagne, anche se quelle sono meravigliose. Parliamo proprio di un modo di vivere. E poi, diciamolo, una cosa che ci caratterizza è la qualità degli ingredienti. Qui un pomodoro sa di pomodoro. Una zucchina sa di zucchina. Non sembra una cosa incredibile, ma per molti è una scoperta. Vero? E per chi sta imparando l'italiano, questo tema è anche un ottimo modo per entrare nella nostra cultura quotidiana. Perché capire come mangiamo è capire come viviamo. E nei prossimi minuti andremo proprio più a fondo su perché scegliamo certi ingredienti e come li usiamo nella vita di tutti i giorni. Una cosa che secondo me dovremmo spiegare bene a chi ci ascolta è quanto la stagionalità influenzi la cucina italiana. Per noi è normale, quasi scontato, scegliere cosa cucinare in base alla stagione. In inverno pensiamo ai legumi, alle zuppe calde, ai piatti più avvolgenti. In estate invece vogliamo pomodori, basilico fresco, insalate leggere, frutta succosa. Non è solo una questione di gusto. Mangiare ciò che è di stagione significa rispettare i ritmi naturali, ma anche risparmiare e mangiare meglio, perché frutta e verdura raccolte al momento giusto hanno più sapore e più nutrienti. È vero, e secondo me è una delle cose più affascinanti della dieta italiana. Per esempio, chi vive fuori dall'Italia spesso resta sorpreso dal fatto che da noi non si mangia la stessa cosa tutto l'anno. Ci sono piatti che esistono solo in un periodo preciso. La caprese d'estate, il minestrone d'inverno, il panettone solo a Natale. E questo crea un senso di attesa, quasi un rituale. Quando arriva la primavera, sai che torneranno gli asparagi, le fragole, le fave fresche. Quando arriva l'autunno, aspetti le castagne, la zucca, i funghi. È come se il cibo raccontasse il passare del tempo. Senza contare che la stagionalità rafforza anche il legame con le tradizioni regionali, perché ogni zona ha i suoi prodotti e i suoi rituali. In Puglia, a primavera, è il momento della focaccia con i pomodorini maturi. In Veneto l'autunno porta il radicchio tardivo, che ha un sapore unico. In Sicilia le arance sono più buone d'inverno, e la gente lo sa, le aspetta. E quando gli ingredienti sono buoni, non serve fare piatti complicati, basta un filo d'olio buono, un po' di pane fresco, e sembra già un pasto speciale. Questo è un messaggio importante per chi vuole imparare a mangiare come un italiano, partire dagli ingredienti giusti e semplici. E poi c'è un altro aspetto secondo me fondamentale. La cucina italiana non è una dieta restrittiva. Non ti dice non devi mangiare questo o devi eliminare quello. Piuttosto ti invita a trovare un equilibrio naturale, scegliendo ciò che la terra offre in quel momento. E questa mentalità aiuta anche a non cadere negli eccessi. Se in estate mangiamo più frutta e piatti freschi, è perché il corpo li desidera. In inverno invece abbiamo bisogno di qualcosa di più sostanzioso. È un modo spontaneo e molto sano di seguire l'alimentazione. Secondo me, un altro elemento fondamentale della dieta italiana che dovremmo spiegare è l'olio extravergine d'oliva.
Per noi è così normale usarlo ogni giorno che quasi non ci rendiamo conto di quanto sia speciale. In molte parti del mondo si usano burro, margarina o oli più pesanti, mentre da noi l'extravergine è proprio la base di tutto. Lo metti sull'insalata, sulla pasta, sul pane, sulle verdure grigliate. E non è solo una questione di gusto, è davvero un alimento sano, ricco di grassi buoni che fanno bene al cuore e aiutano il corpo a funzionare meglio. Esatto. E spesso chi ascolta questo podcast magari ha sentito parlare della famosa dieta mediterranea, ma non sa bene cosa significa. Una parte enorme di quella dieta si basa proprio sul tipo di grassi che usiamo. L'extravergine è un grasso naturale, spremuto dalle olive, senza additivi, senza processi chimici. Questo è il motivo per cui ha quel profumo così intenso, quel colore verde dorato e quel sapore un po' piccante, che quasi pizzica in gola. È un segno di qualità, non un difetto. Ed è incredibile quanto possa cambiare un piatto, anche una semplice fetta di pane, con un buon olio e un pizzico di sale, diventa qualcosa di speciale. La verità è che in Italia c'è quasi una cultura dell'olio. Le famiglie discutono su quale sia il migliore, ognuno ha l'olivo preferito, la regione preferita, la marca preferita. C'è chi lo compra direttamente dal contadino, chi aspetta la nuova produzione ogni anno. E questa attenzione non è casuale, fa davvero la differenza. Se usi un olio extravergine buono, puoi ridurre i condimenti pesanti, puoi cucinare in modo semplice ma gustoso. Ed è uno dei motivi per cui la nostra dieta è considerata leggera, anche quando mangiamo cose che sembrano ricche. E c'è anche un altro punto interessante. Molte persone che vogliono mangiare come un italiano pensano che serva preparare piatti complicati. In realtà, basta partire da pochi elementi di qualità, verdure fresche, pane buono, pasta di grano duro o un ottimo olio. Con quello puoi fare davvero di tutto. E questa filosofia è perfetta anche per chi sta imparando l'italiano. Cucinare piatti semplici permette di concentrarsi sulla lingua, sui nomi degli ingredienti, sulle ricette tradizionali. È un modo per imparare senza stress, vivendo la cultura giorno per giorno. Una cosa che chi vive fuori dall'Italia spesso non immagina è quanto sia diversa la cucina da regione a regione. Non è solo una questione di accenti o tradizioni, cambia proprio il modo di mangiare, di cucinare, di scegliere gli ingredienti. Per esempio, se viaggiamo dal nord al sud, ci accorgiamo subito che sembra quasi di attraversare tanti piccoli paesi diversi. Al nord usano più burro, più formaggi, più polenta. Al sud invece domina l'olio extravergine, il pomodoro, le verdure fresche, il pesce azzurro. E questa varietà rende l'Italia un luogo unico per chi ama il cibo e per chi vuole imparare la lingua attraverso la cultura. Sì, e infatti è impossibile dire la cucina italiana come se fosse una sola. È un insieme di cucine. Prendiamo un esempio molto semplice, la pasta. Al sud la fanno spesso fatta in casa, con solo acqua e farina, e la preparano con pomodoro fresco, basilico, melanzane, peperoncino. In Campania trovi la famosa pasta al pomodoro e il ragù napoletano, in Puglia le orecchiette con le cime di rapa. Al nord invece la situazione cambia completamente. Trovi i pizzoccheri della Valtellina con burro e formaggio, i tortelli di zucca in Emilia, i canederli in Trentino. È come passare da un clima mediterraneo a un alpino, e il cibo riflette queste differenze in modo naturale. E pensa anche al pesce. Nelle regioni costiere come Sicilia, Sardegna, Liguria o Puglia il pesce è parte della vita quotidiana, dalle orate grigliate alle paste con le vongole, dal tonno fresco alle zuppe di pesce. Ma se vai nelle regioni interne, come l'Umbria o il Piemonte, il cibo ruota più intorno alla carne, ai legumi, ai tartufi, ai formaggi importanti. E chi studia italiano attraverso il cibo si rende conto che ogni regione racconta una storia diversa, fatta di mare, di montagne, di campi coltivati, di pastori, di pescatori, di tradizioni tramandate per secoli. La cosa bella è che questa varietà non crea confusione, crea ricchezza. Ogni famiglia ha la sua versione di un piatto, ogni paese ha la sua ricetta segreta, ogni nonna ha un trucco diverso. E tutto questo rende la cucina italiana un'enciclopedia infinita. Per chi ci ascolta e sta imparando la lingua, è anche un ottimo esercizio. Scoprire parole nuove, nomi di ingredienti, ricette regionali, accenti diversi. Non si impara solo il vocabolario del cibo, ma si impara a capire come è strutturata l'Italia stessa. E poi, secondo me, questa diversità è anche un invito a esplorare.
Non fermarsi alla pasta o alla pizza, ma scoprire piatti come la ribollita toscana, il brodetto marchigiano, la bagna cauda piemontese, la granita siciliana, il frico friulano. Piccoli mondi che raccontano la storia di una regione. E più li conosci, più capisci che la dieta italiana non è solo salute e equilibrio, ma anche memoria, identità, famiglia, territorio. È un viaggio culturale oltre che gastronomico. Dopo aver parlato delle differenze tra le regioni, è inevitabile entrare nel vivo dei piatti tipici italiani. Quando le persone pensano all'Italia, la prima cosa che viene in mente è la pasta, ma anche pizza, risotti, polenta, lasagne. E ognuno di questi piatti ha 1000 versioni, diverse da regione a regione, che riflettono la storia, il clima e le materie prime locali. Esatto. Prendi la pasta. Non esiste solo la pasta al pomodoro. Ci sono i tortellini in Emilia-Romagna, le lasagne al forno a Bologna, le orecchiette con le cime di rapa in Puglia, gli gnocchi al sud, i bigoli nel Veneto. Ogni piatto ha ingredienti tipici della zona, e questo rende ogni esperienza unica. Anche la stessa ricetta cambia da famiglia a famiglia, quindi non c'è mai un solo modo giusto di prepararla. E la pizza è un altro grande esempio. Napoli è famosa per la pizza napoletana con pomodoro, mozzarella di bufala e basilico, ma se vai a Roma trovi la pizza sottilissima, croccante e con ingredienti diversi. In Sicilia c'è la pizza siciliana con pane spesso e pomodoro e acciughe. Insomma, non esiste una pizza unica, ma tantissime varianti regionali, e ognuna ha la sua storia. E poi ci sono i risotti. Al nord, in Lombardia e Piemonte, i risotti sono un vero simbolo. Risotto alla milanese con zafferano, risotto con funghi o con tartufo. Al sud invece, il riso non è così popolare e si preferiscono piatti più leggeri o con pasta. Anche la polenta è un grande classico del nord, ma al sud praticamente non la mangiano. Queste differenze mostrano quanto la cucina italiana sia legata al territorio e alle stagioni. E non dimentichiamo i dolci. Anche qui ogni regione ha le sue specialità. Tiramisù dal Veneto, cannoli siciliani, pastiera napoletana, panna cotta dal Piemonte, e ognuno di questi dolci è preparato con ingredienti locali freschi, seguendo ricette tramandate da generazioni. Per chi ascolta e vuole imparare l'italiano, conoscere questi piatti è anche un ottimo modo per arricchire il vocabolario e scoprire la cultura italiana. Infatti, il cibo in Italia non è mai solo nutrizione. È memoria, tradizione, storia e identità regionale. E più impari a conoscere i piatti tipici, più capisci come gli italiani vivono, come organizzano i pasti, come scelgono gli ingredienti e come li cucinano. È un viaggio attraverso le parole e i sapori, perfetto per chi vuole migliorare la lingua ascoltando dialoghi reali e divertenti. Parlando dei piatti tipici italiani, spesso ci concentriamo su pasta, pizza e risotto, ma l'Italia è piena di specialità meno conosciute che raccontano tantissimo sulle tradizioni locali. Per esempio, in Friuli c'è il frico, un piatto a base di formaggio e patate che sembra semplice, ma ha un sapore incredibile e una storia antichissima. Oppure in Piemonte la bagna cauda, fatta con acciughe e aglio, che si mangia tradizionalmente con le verdure di stagione. Sì, e non dimentichiamo la ribollita toscana, una zuppa a base di pane raffermo, cavolo nero e fagioli, che nasceva come pasto povero ma oggi è un simbolo della cucina tradizionale toscana. Oppure il brodetto marchigiano, una zuppa di pesce diversa da città a città lungo la costa. Ogni piatto ha una storia, spesso legata alla necessità di usare ciò che la terra e il mare offrivano, ma anche legata a riti familiari e feste locali. E questa è una cosa bellissima della cucina italiana. Puoi scoprire nuove ricette e sapori anche viaggiando solo pochi chilometri. Ogni regione, ogni città, ogni paese ha la sua specialità. E spesso ci sono anche varianti all'interno della stessa regione, perché ogni famiglia aggiunge il suo tocco personale. Per chi studia l'italiano, ascoltare queste storie è un modo perfetto per imparare parole nuove, scoprire espressioni locali e capire la cultura italiana. Imparare la lingua attraverso il cibo è molto efficace. Parliamo di ingredienti, tecniche di cucina, utensili, sapori. E tutto diventa concreto. Non è solo grammatica astratta, ma parole che puoi associare a oggetti e gesti quotidiani. E poi, conoscere piatti come i cannelloni napoletani o la cassata siciliana ti permette anche di capire i riferimenti culturali che spesso emergono nei film, nelle serie TV o nelle conversazioni tra italiani. E poi, voglio sottolinearlo, il cibo è anche convivialità. Non si tratta solo di mangiare,
ma di condividere. Molti piatti tipici italiani nascono proprio per essere condivisi in famiglia o tra amici: grandi pentole di pasta, lasagne al forno, arrosti, dolci fatti in casa. E questo è uno degli elementi che rende la nostra cucina così speciale. Chi ascolta e prova a cucinare anche solo uno di questi piatti può immediatamente sentire il legame con la cultura e la lingua italiana. Direi che prima di chiudere il tema principale possiamo dare qualche consiglio pratico a chi ci ascolta e vuole avvicinarsi davvero alla cucina italiana. La prima regola, secondo me, è partire sempre da ingredienti freschi e di qualità. Non serve comprare prodotti complicati o esotici, basta saper scegliere frutta, verdura, olio extravergine d'oliva, pasta buona, qualche legume. Anche con questi pochi ingredienti si possono preparare piatti incredibili e si impara a capire il gusto autentico della cucina italiana. Assolutamente. E un altro consiglio è osare, ma senza complicarsi troppo. Non serve fare piatti da ristorante gourmet a casa. Spesso la vera bellezza della cucina italiana è la semplicità. Una pasta con verdure fresche, un sugo leggero, un contorno di stagione, sono piatti sani, veloci e gustosi. E mentre cucinate, potete anche ripetere le parole dei piatti, degli ingredienti, delle ricette. È un ottimo esercizio per imparare l'italiano senza nemmeno accorgervene. Sì, e poi c'è la regola del ritmo: rispettare i pasti. Colazione leggera, pranzo più sostanzioso, cena equilibrata. Mangiare a orari regolari aiuta a sentire i sapori, a gustare i piatti con calma e a capire meglio anche la cultura italiana, perché in Italia il pasto non è solo nutrimento, è un momento di pausa e di piacere. E un ultimo consiglio che do sempre a chi ci ascolta: non avere fretta. Imparare la lingua e conoscere la cucina italiana sono due processi che si possono fare insieme, passo dopo passo. Ascoltate il podcast, ripetete le parole, guardate le ricette online, provate a cucinare un piatto ogni tanto. Così il cibo diventa anche uno strumento per imparare, un ponte tra lingua e cultura. Esatto, Luca. E ricordate, l'Italia non è fatta solo di grandi piatti famosi, ma anche di abitudini quotidiane, di ingredienti freschi, di piccole scelte che ogni giorno rendono la nostra alimentazione equilibrata, gustosa e felice. Basta partire da pochi elementi, osservare, assaggiare e godersi il momento. Quindi iniziate dal semplice, assaggiate, scoprite e divertitevi. E ogni giorno, un piccolo passo per imparare l'italiano attraverso il cibo. E con questo abbiamo concluso il nostro viaggio nella cucina italiana e nella dieta mediterranea. Speriamo che abbiate scoperto qualcosa di nuovo, imparato qualche parola utile e magari trovato ispirazione per cucinare un piatto italiano a casa. Se vi è piaciuto l'episodio, ricordatevi di iscrivervi al podcast per non perdere i prossimi episodi quotidiani. E mettete un like, lasciate un commento, diteci quali piatti avete provato, quali parole nuove avete imparato e cosa vi piacerebbe approfondire nei prossimi episodi. Ripetete le parole e le frasi che avete ascoltato oggi, provate a cucinare anche solo un piccolo piatto e soprattutto, divertitevi imparando l'italiano. Ci vediamo domani con un nuovo episodio, sempre con dialoghi reali e consigli pratici. Grazie per averci ascoltato. A presto e buon appetito!